Ed eccoci arrivati a Chaozhou, un'altra città che sta sempre nel Guangdong, vicino a Shantou. Infatti per arrivare fin qui abbiamo fatto solamente un'oretta di macchina. E in questo video vi farò vedere tantissime belle cose che offre questa fighissima città, tra cibo, cultura e curiosità. E come al solito incominciamo dall'hotel. Stavolta però non mi sono stupito per il prezzo, ma per il loro servizio in camera, che è una roba assurda. Siamo arrivati a Chaozhou e ho prenotato un hotel che costa circa 39 euro a notte. Ora vi faccio vedere la camera. Sotto un museo. Qui abbiamo il lavandino, uno specchio per l'entrata. Che è fuori dal bagno, l'hai visto? Più igienico. C'è l'acqua compresa nel prezzo, il set del tè, televisione mega schermo, un bel letto matrimoniale. E qui la colazione non è compresa, ma va bene uguale, dai, la colazione la devo far fuori. Vi devo far vedere la colazione del posto, mica quello che danno in hotel. Guardate che bello questo posacenere. In questo hotel può fare anche il caffè, compreso nel prezzo. Poi se volete c'è pure il tè. Oh, ma cos'è questo? No, vabbè, seguiamolo. Ho appena ordinato un food delivery. Guardate il robottino dietro le mie spalle. Adesso faccio vedere come fa a portare il cibo sopra in camera. Come potete vedere sta in carica. Sta sempre in carica qui, così non si scarica mai. Allora, basta digitare il numero della camera, mettere il cibo dentro il robot, chiudi e parte da solo direttamente in camera. Cioè, guardate, cammina da solo, sale sull'ascensore da solo. Oh, ma lo volete capire? Il ragazzo è del quarto piano, il robot non esce perché sta di uscire al settimo piano. Ecco, siamo arrivati al settimo piano, ovvero dove sta la mia camera. Cioè, riconosce pure la camera. Ecco qua. Trovate in camera, adesso dobbiamo pigiare il tasto. Si è aperto lo sportello. Prendiamo il cibo. Ok, adesso dobbiamo pigiare questo tasto qui. Chiude. E via. Ti pareva? Io porto la pioggia ovunque vada. Dato che piove cerchiamo un locale dove si può mangiare all'interno. Il primo che ho trovato nelle vicinanze è questo locale che fa dolci tradizionali del posto. Incominciamo da questo, che a vista sembra un gelato, e invece no, sono due palline di tuberi, taro e taro viola. All'interno troviamo delle cose gommose, fagioli rossi azuchi, e questo è un dolce freddo. Troviamo anche tantissime uova di uccello. Fa comunque strano un uovo dentro a un dolce. Poi qui troviamo anche le scaglie di cocco, fagioli verde mungo, un mucchio di roba. Ci abbiamo il latte di cocco da abbinarsi sopra. Buonissimo, è leggermente dolce, le scaglie di cocco sono veramente croccanti e poi sei consapevole che stai mangiando una cosa molto sana sotto forma di un dolce. Ora mangiamo questo qui. A vista questi qui sembrano dei tangyuan e invece no, sono simili al tangyuan. Il tangyuan è più tondo, questo qui è più allungato, più ovale, e qui viene chiamato yamunye. Questo qui all'interno c'è il sesamo e fuori è fatto con farina di riso glutinoso. Poi all'interno troviamo anche il seme del fior di loto, il taro, il fagiolo verde mungo, un mucchio di roba che qui. Perché c'è questo colore qui? Perché milk tea. Questo è tè latte, buonissimo, leggermente dolce, pizzico di amaro, perché c'è il tè. Infine mangiamo questo qui, un dolce freddo, e qui troviamo il taro, del riso nero, uova di uccello, e questa cosa trasparente è una specie di corallo, e in cinese si chiama Haishihua, tradotto in italiano fiore della pietra del mare. È tipo una gelatina fatta a forma di spaghetti allungati, sono molto scivolosi, croccanti e leggermente dolci. E questo è il latte di cocco. Ora sto aspettando che finisca di friggere delle alette di pollo. È un'aletta di pollo che è famosissima in questa zona qui, ed è un'aletta di pollo condita con il tofu fermentato, che in cinese si chiama furu. E in Cina potete trovare queste alette di pollo fritte solo in questa zona qui. Proviamolo perché è stranissimo. In totale ho speso 24 RMB per 3 alette. Ecco a voi le alette di pollo col tofu fermentato, sono veramente grosse. Infatti il prezzo non è cada uno, ma è a chili. Buon appetito! La carne è tenerissima,
molto succosa, per niente secco. Il gusto è leggermente salato e leggermente dolce. La carne è un pochino rossa, non è il sangue ma è il furu, che sarebbe il tofu fermentato. Il furu solitamente i cinesi lo usano come abbinamento al riso bianco perché è molto molto salato. C'è la signora che è venuta apposta per provare perché mi ha visto mangiare con gusto. Mi sa che sono l'unico che fa i contenuti dove faccio vedere tutti i giorni la pioggia. Sapete qual è il primo ponte mobile del mondo? Sta proprio qui a Chaozhou. Eccolo qua, il primo ponte mobile del mondo che si chiama Guangjiqiao. E come vedete dietro di me è pieno di gente. Tutti sanno che toglieranno le barchette fra un po' perché è uno spettacolo, è un simbolo di questa città e ne sono fieri un bel po'. C'è pure il polline oggi, proprio di colpo, ieri non c'era. Tutta la mattinata la gente può tranquillamente passare tramite questo ponte per arrivare fino all'altro lato e ogni giorno alle 5:30 di pomeriggio iniziano a smontarlo togliendo quelle barchette in mezzo. Ecco, ora ci stanno degli operai che stanno staccando dei ganci. Chi è che sta mangiando? Sento odore di mortadella, che fame. Fate veloce che c'ho fame, devo andare a mangiare. Come potete vedere c'è sta nave che sta tirando alcune delle barche dal mezzo. Ecco l'altra nave che sta staccando altre 3 barchette dal ponte. Arriva pure la terza nave che tirerà altre 3 barchette da lì. Non c'ho voglia di aspettare perché è veramente lunghissima l'attesa e mi è venuta una gran fame, perciò andiamo a mangiare. È da lì che arrivava il polline. Vedete ste robe che sembrano, cos'è, cetrioli. Questi qui si aprono e fanno uscire il polline. Un altro dei cibi principali di questa zona del Guangdong sono le ostriche. E ora vediamo come mangiano le ostriche in questo posto. Costa 50 RMB. Andiamo di fronte. Che storia, oh. Ma non c'è posto. Dove cacchio mi metto? Se volete mangio il mapu, Oggi mangiamo le ostriche in un modo totalmente diverso da come siamo abituati ed è questo piatto qui che si chiama Haolao. È una frittata con all'interno tantissime ostriche. Buon appetito! Buonissimo. Wow. Le ostriche sono ancora morbidissime e il contrasto con il profumo dell'uovo veramente buonissimo. Avete visto quante ostriche mi ci hanno messo? Adesso piattiamo un pezzettino e proviamo la salsa. La salsa è salatissima, tipo acqua salata con un po' di pepe. Le ostriche sono ancora morbidissime e esplodono in bocca. Poi ho acchiappato anche un Wantan, una zuppa con delle polpette miste. Proviamo prima la zuppa. La zuppa leggerissima, un pizzico di salato, un po' di pepe, poi c'è il contrasto con i germogli di soia, il hai tai, che sarebbe l'alga. È una tipica zuppa del sud della Cina. Buonissimo, sono delle palline compattissime. Sicuramente se le tiro per terra rimbalzano 8 volte. Vediamo se rimbalza. È una pallina di gomma. Raga, io vado a dormire. Ci vediamo fra 3, 2, 1. Buongiorno, adesso andiamo a fare la colazione e dato che sono a Chaozhou dobbiamo provare assolutamente il Chanfeng di questo posto. Eccoci arrivati, entriamo, si mangia, che fame! Abbiamo 2 porzioni di gnolo shencai, ovvero manzo insalata, in totale 44. Ecco a voi il Chanfeng di Chaozhou. Come potete vedere è diverso da quello che abbiamo mangiato fino adesso. Già lo potete notare dalla salsa, guardate il colore qui. È la salsa di sesamo, poi mi ci ha messo anche la salsa di ostrica, misto salsa di soia. Buon appetito! Molto cremoso, si sente un bel po' la salsa di sesamo. E l'insalata molto croccante, che sembra cruda ma è cotta. Poi il profumo dell'uovo, c'è il fungo.
Queste qui sono delle verdure essiccate e dà anche un po' di gusto dolciastro. Anche qui ugualmente non è piccante, ma rispetto agli altri chanfle che abbiamo mangiato è più sul salato, il sapore è un pochino più forte. Raga, c'è pure la salsa piccante, oh. Proviamo un po'. Raga, è strapiccante, me l'aspettavo. Finora mi sono accorto che ogni locale qui nel Kwantong, anche se qui nessuno mangia piccante, se trovate la salsa piccante è micidiale, è piccantissima. Ecco raga, questi sono i piatti tipici di Chaozhou. Questi sono tipo dei ravioli. Adesso le proviamo tutti insieme. Questo è il menù. 你好，可以来各一个吗？再加一个春卷。Ho portato i clienti. Ecco qua raga, ho pagato solamente 10 yuan, 1,20 €. Mangiamo sta mega polpettona. È una polpettona fatta con taro e leggermente salato. Sembra di mangiare un pane cinese fatto di taro, ma più gustoso e più profumato, perché ci sono anche le arachidi. Ora mangiamo questo, tipo un raviolone, fuori è fatto con la farina di riso. All'interno c'è il bambù e i gamberi essiccati. Gusto molto leggero, un pizzico di salato. Il bambù è molto croccante, sa molto di gambero essiccato. Ora mangiamo sto raviolone qui. Questo è con chiu sai, che sarebbe una verdura cinese, in cui in Cina usano tantissimo per fare i ravioli. Il gusto è uguale identico al chiu sai, solo che si mangia pure al nord della Cina. Solamente la pastella fuori è fatta con la farina di riso. All'interno oltre al chiu sai c'è anche l'uovo. Buonissimo. È il momento di questo qui. All'interno come vedete c'è il riso. Buonissimo, molto croccante. Lo strato fuori è un pochino dolce, è inzuppata nella salsa dolce. E all'interno è salato ed è riso glutinoso. C'è pure gli arachidi, molto profumato. Sembra di mangiare qualcosa fra carne. Nel locale di prima non c'era il cosa che stavo cercando. Oh, l'ho trovato, era proprio dietro di me, cioè davanti a me. Non è che si chiama Wangza? Bao Bao Wang. Bao Bao Wang. Ah, 这个萝卜啊，萝卜王。那可以来一份春卷，然后一个萝卜碗吗？谢谢。In totale spendiamo 6 renminbi。这是什么？麦果。麦果？啊，麦果，麦果。哦。Questa è una porzione, pensavo fosse solo una pallina la porzione. Sì, sì. Incominciamo dall'uovo che sarebbero polpette fatte con la rapa. È una polpetta un pochino salata, molto profumata. Questa di rapa. Molto croccante, più mangi più salato, Il famosissimo involtino primavera, che già conosciamo tutti. Diamo un morso, vediamo se è lo stesso. Poi l'impasto è uguale, croccante, il profumo è uguale, cambiano gli ingredienti all'interno. Questo qui è con patate e carne di maiale. È lo stesso ma con un altro gusto. Proprio in questa zona qui del Kwantong, che sta proprio vicino al Fujian, hanno inventato il Kung Fu Cha. Tutti bevono il tè, ma proprio tutti, dai più giovani ai più anziani. E li vedete per strada che bevono il tè tutto il giorno. È veramente una cosa che non si vede tutti i giorni in Cina. Il tè non è più un fatto di bevanda, ma è un fatto di cultura, di uno stile di vita. Questo qui è un locale dove si beve il tè. Ce ne sono tantissimi, Ne ho scelto uno che stava qui vicino, guarda che bello. Ehi, ciao!
你们喜欢喝什么？鸭屎香，想试试，真有鸭屎，我试试的。Mi ha chiesto che tipo di tè volevo e se volevo il yash香, che vuol dire profumo di cacca di anatra. Cosa c'entra la cacca di anatra? Ho chiesto alla donna lì, mi ha detto non c'è la cacca di anatra, è un tipo di tè. Proviamolo insieme allora, perché sono molto curioso. Anche perché per strada qui ci sono molti locali in cui fanno questo tipo di tè, l'ho sempre voluto provare e ora lo proviamo insieme. Un po' di base lo so anch'io, però ho chiesto alla capa di insegnarmelo, così faccio vedere a una persona esperta che vi insegna passo a passo come viene servito il tè. 用炭来烧水的。 Praticamente qui c'è 不是说英语吗？差不多意大利语。哦，对，哇，你们是从哪来？意大利，欧洲意大利。哦，对，人是中国人。我看你不像欧洲人。 È incredibile, sta iniziando a piovere. Piove dappertutto comunque vada. Però il tè è con la pioggia, che vi devo dire. Si sta mettendo l'ombrellone. 你们的中文说的很好哎。啊，中文会一点，会一点。会一点，这样不算会一点，说的很好哦。Sì. 会怕等下有下雨，先帮你把雨伞进去，先洗杯。 Qui il primo step è pulire le tazzine, i bicchierini con l'acqua bollente. 只是一个盖碗3个杯，这个是公道杯，可以把茶汤到这里过滤一下，然后再来分茶。不过我们本地人就是我们都是用这个盖碗直接倒就可以了。如果人多的话，咱们就用这个来分茶；人少，我们只有2个人，就等一下到这里直接喝就可以了。因为茶倒过来倒过去，温度降了就泡泡了。这个是一泡是8克，我们是全部放的。 Una porzione di foglie di tè è di 8 grammi. Versiamo l'acqua bollente sopra. 第一定是洗茶。 Togliamo le bollicine. Vabbè. Prima porzione tocca buttarla via perché per pulire il tè. Ecco, versiamo su tutti e 3 bicchieri. 关公巡城，韩信点兵，注意每一道都把茶汤全部倒完。 Buono. Profumatissimo, molto leggero, un pochetto amaro. C'è un profumo veramente profumatissimo di fiore tipo. Altro che cacca di anatra. Forse la cacca di anatra è profumata, boh. Il tè è un pochino amaro, no? Bisogna per forza abbinare qualche stuzzichino per attutire quell'amaro. Vi ho portato qui nella zona più famosa della città di Chaozhou, che è Kaifangji. E sapete cosa facciamo? Andiamo alla ricerca di cibo. Cibo, cibo, cibo a volontà. Cibo. No vabbè, la sala giochi più mini che abbia mai visto in vita mia. Cioè, è minuscolo, è solo sto buco qui. Ora mangiamo uno street food che si chiama Chelunping. Ni hao. 4 个 Chelunping. Costa 16 renminbi. Allora ne ho chiappati 4 con 4 gusti differenti e questo piatto si chiama Chelunping. Chelun vuol dire ruota, ping è focaccia. Focaccia a forma di ruota. Somiglia a una ruota? Guardate. Questo qui è con rousong, cheese e maionese. È tipo un pancake croccante che sa un po' di biscotti della fortuna. Poi non costa nulla. Siamo proprio vicino a una scuola elementare. Attaccata c'è una scuola elementare e per questo loro si adattano anche per i bambini. E il costo qui è veramente bassissimo. Abbiamo un altro. Questo è il tè matcha, molto cremoso, un pochino dolce. Sa di matcha un bel po'. Cioè per 4 Chelunping ho pagato solamente 2 euro. Proviamo questo. Questo è con purea di taro e tuorlo d'uovo salato, molto molto buono. È leggermente dolce, c'è il contrasto del salato del tuorlo d'uovo, stupendo. Comunque non riempiono, Ultimo. Ci sono i pezzettini di carne di pollo e la maionese, che non è proprio maionese, qui la chiamano salajiang, è una salsa apposta per l'insalata, tipo maionese ma non del tutto uguale, buonissimo. Ora andiamo a cappare qualcos'altro perché sono per fame.
Guarda la gente ora che fa la fila. No, seriamente, ogni locale che vado, quando è vuoto, ma se ci passo io e compro qualcosa, è quella la fine. Io porto la pioggia nelle città, ma porto anche i clienti nei locali. Che potere c'ho? 你好，你们这里只有咸水果吗？还有别的东西吗？只有咸水果。好吧，那就咸水果来一份小的。Ah, una porzione piccola costa 15 RMB. Ecco a voi il xian shui guo. La pasta fuori è fatta con la farina di riso, guardate, è molto gelatinoso. 上面这是菜干是吧？ Lopo gang. Sopra sono dei pezzetti di rapa essiccata. Buon appetito. È molto leggero come gusto. Il gusto prevale della rapa essiccata. Praticamente è la stessa cosa che abbiamo mangiato l'altra volta nel Changfeng. È molto morbido. Quando mordi sembra di mordere un orecchio. È un po' dolce, il salato si sente sempre di più mangi più salato. È anche pieno di olio, guardate. Ehi, wow! Che forte sei! Ma sei carinissimo! 你好，能来一杯？这个是哪个味道？ Adesso beviamo un bel mix tea. Guardate che figata! Sul tappo del bicchiere c'è sta tazzina. È veramente una tazzina. Adesso la porto a casa e la uso per bere il tè. Wow, leggermente dolce e un pizzico di amaro del tè. E per fare questo mix tea hanno usato il tè Yashashan, che sarebbe il tè che abbiamo bevuto l'altra volta, tè che profuma di cacca di anatra. Il gusto del tè è più leggero, è un gusto molto piacevole. Anche il video di oggi termina qui, spero vi sia piaciuto e come sempre non dimenticatevi del like e del follow se volete seguirmi nella mia avventura in giro per il mondo a scoprire nuovi cibi. Vabbè, ciao!